Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di dicembre. Wow! Abbiamo l'imperatore, amici dei pesci. Periodo di stabilità, periodo di concretezza. Quando c'è la carta dell'imperatore può anche fare riferimento a un padre o ad un ruolo, ok? Adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e la vedete anche scritta qui. Ragazzi, sto pubblicando in questo periodo le previsioni per il primo semestre del 2024. Ce ne saranno 4, una generale, una sulla crescita spirituale, amore e affetti, lavoro e economia. Le trovate comunque nella playlist del canale e ve ne lascio qualcuna qua dietro in fondo al video. Per il resto ricordarvi che queste sono comunque letture generiche, possono riguardare il lavoro, l'amore, la famiglia, qualsiasi cosa, quindi andiamo semplicemente a vedere qual è l'energia più forte in questo momento. Va bene, ok, la prima carta è volata ed è anche girata, quindi non la vedo, adesso la recupero, però andiamo a vedere. 3 di spade, ragazzi, cavaliere di bastoni, 9 di spade, 8 di spade, 3 di pentacoli e 3 di coppe. Recupero un attimino la carta che è caduta. 2 di pentacoli. Periodo impegnativo, amici dei pesci, devo dirvi. Anche perché c'è questo 3 di spade e queste 2 carte di spade che un po' pesano, sinceramente. Partiamo da questo 2 di pentacoli che è una carta di dubbio anche alle volte, è un 2, può essere che molte persone siano, diciamo, impegnate in più attività, in più questioni, in più situazioni, che si debba un po' cercare di maneggiare alla bene meglio tutto quello che dovete fare fondamentalmente. Ecco, poi abbiamo questo 3 di spade. Allora, qui ho la sensazione che si potrebbe riaprire una ferita. Non credo che sia una ferita nuova. È come se ci fosse, se succedesse qualche cosa che vi fa vibrare una ferita che ancora non avete guarito del tutto. E considerato che abbiamo questo cavaliere di bastoni, può far riferimento a un partner, ragazzi, o se fosse una questione familiare, potrebbe essere come un fratello, diciamo una parentela parallela, piuttosto che un collega. Adesso dipende a voi come vibri. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo da questo 2 di pentacoli. Abbiamo un 6 di pentacoli. Sì, è come se si stesse cercando di mantenere un equilibrio. Potrebbero anche esserci stati o esserci per l'inizio di dicembre dei nuovi contratti con questo 6 di pentacoli. È come se ci fosse la possibilità di guardare al futuro. C'è questa situazione dove in effetti state gestendo parecchie cose, ma è comunque una situazione di equilibrio, mi verrebbe da dire. Magari non è stabile, però è equilibrata. In qualche modo cioè siete riusciti a, a trovare, diciamo, un'armonia all'interno di questa situazione. Andiamo a vedere il 3 di spade. Mm. 10 di spade e cavaliere di bastoni.
Ragazzi, qui ho la sensazione che potrebbe essere innanzitutto la stessa persona, perché è comunque 2 volte è ripetuto il cavaliere di bastoni, quindi può riguardare, ripeto, le stesse persone che vi ho detto prima, partner, colleghi, fratelli, ma c'è come, perché vi dico, il 3 di spade è la ferita aperta, il 10 di spade è la ferita, diciamo, che si sta riemarginando e che si chiude. Quindi qui è come se o vi si fosse riaperta una ferita che si stava cicatrizzando, o semplicemente è ora di chiudere un ciclo, di chiudere una questione, di chiudere con una sofferenza. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Asso di pentacoli al contrario e forza al contrario. È come se non ci fosse il coraggio di muoversi, il coraggio di iniziare di nuovo. Tenete presente che quando c'è la forza si parla sempre di una scelta. È come se non voleste effettuare la scelta di ricominciare. Ora, io non dico che debba finire la relazione in sé, però semplicemente chiarire quello che è successo e ricominciare in un modo più concreto, perché è un po' l'energia dell'imperatore qui. Sento che avete bisogno di concretezza, di stabilità. Andiamo a vedere il 9 di spade. Questa si è girata e è rimasta su, ma la voglio guardare. È un 7 di bastoni. Allora ragazzi, abbiamo un 5 di bastoni, un fante di bastoni, un fante di pentacoli e un 4 di coppe. È come se ci fosse qualche tipo di preoccupazione inerente, tutte le discussioni che ci sono state, o il fatto che magari è un periodo dove ci sono molte discussioni, magari è quello che vi fa soffrire. Però in realtà con questo fante di spade c'è bisogno di mettere in linea i pensieri, bisogna trovare una comunicazione. Vi dirò, ci sono due fanti, quindi qui l'energia è piuttosto ingenua, piuttosto infantile, anche un po' immatura, e me lo conferma questo 5 di bastoni che mi dice che normalmente le discussioni di cui ci parla il 5 di bastoni sono discussioni di poco conto, sono discussioni per dettagli, per cose che si... Insomma, si potrebbero evitare queste discussioni, però qui, datemi un'altra carta per il 4 di coppe, perché ho come l'idea che qualcuno non voglia vedere qualcosa, non voglia vedere una tossicità di questa relazione. È uscito il diavolo, ragazzi. Lo metto qua che così mi ricordo che è la spiegazione del 4 di coppe. Andiamo a vedere l'8 di spade, perché qui pensieri negativi ce ne sono tanti. Abbiamo un 6 di bastoni. Guardate ragazzi, io come ho la sensazione che qui, almeno questo è quello che mi arriva da queste tre carte, è come se qualcuno pensasse che se la relazione finisse, o se la relazione, o se diciamo questa discussione non viene chiarita, ma viene solo messa una pietra sopra, senza un chiarimento, senza averne parlato, sento che per qualcuno potrebbe essere quasi pari ad un fallimento, a una rottura degli equilibri. Per qualcuno con il Papa al contrario è proprio una rottura della relazione, una rottura di qualche contratto. Ripeto, la relazione può essere lavorativa piuttosto che familiare, ma siccome abbiamo sia il Papa che l'Imperatore fortemente familiare, o della famiglia di origine o la famiglia che avete creato, sta di fatto che è come se si interrompessero certi equilibri. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli, giustizia. È come se si dovessero ricreare nuovi accordi più stabili, più giusti, più equi. Ci si deve muovere da un certo tipo di giustizia, secondo me. Perché qui con il 3 di pentacoli parla di collaborazioni, quindi dico, è come se ci fossero rottura di certi contratti e anche l'acquisizione però di altri contratti. Vi ricordo che la carta principale è un imperatore,
È una carta di stabilità, è una carta di concretezza, è una carta di qualche cosa che è solido, è duro. Vi dico, c'è anche il carro, quindi ci potrebbe essere uno spostamento, ci potrebbe essere anche semplicemente un viaggio per schiarirvi le idee o un movimento a livello di direzione della vostra vita o di questa situazione. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Ecco, eremita e imperatore. Vi invitano a trovare la vostra stabilità da soli, senza appoggiarvi a nessuno. Cioè va bene collaborare, però io porto la mia idea, tu porti la tua, troviamone una insieme che fonda le due. Collaborare non vuol dire, cioè magari anche sì, però diciamo che per come la vedo io il collaborare è che ognuno dei due apporta la propria impronta, la propria esperienza e da lì si crea come qualcosa di nuovo. Mentre è come se ci fosse il bisogno di lasciare andare questo. Cosa faccio? Fai così, ok. Cosa faccio? Fai così, ok. Tipo è più una relazione da dipendenti, no? Quando si chiede al capo che cosa faccia, il capo vi risponde, voi fate quello che dite al capo. Ecco, in questo caso invece c'è da riequilibrare ognuno dei due o dei tre, dipende se per esempio è un rapporto lavorativo, però comunque ognuna delle parti deve apportare la propria parte di creatività, il proprio lavoro, il proprio anche denaro in certi casi, come se ci dovesse essere una collaborazione più equa. Ed è quello che vi porterà verso la stabilità di cui ci parla l'imperatore, ok? Devo dire ragazzi che potrebbe essere un periodo con qualche pensiero di troppo, soprattutto legato al passato. Vi dico, non è tanto il raggiungimento del risultato che fa, perché quello è una questione dettata dall'ego, ma è più come mi godo io il viaggio, che cosa ho imparato durante il viaggio, chi ho conosciuto durante il viaggio, come si sono rivelate certe persone durante questo viaggio, ok? Va bene, andiamo a vedere Osho che cosa vi vuole dire. Un'apertura, che ragazzi, di nuovo la carta della giustizia. Quando arriva la carta della giustizia è perché si deve tagliare, si deve rimettere in equilibrio, si deve regolarizzare, si deve fare qualche cosa secondo le regole. Vi dico, se non avete lavoro è facile che arrivi lavoro. Proprio, cioè, qui è come se ci fosse una sorta di cambio delle condizioni contrattuali, mettiamola così. E se per caso non aveste lavoro e avesse una certa sensazione, mi viene da dire, di desolazione, di frustrazione, anche di fallimento, ragazzi, state sereni perché arriva. Nella seconda parte della lettura c'è questa giustizia. Per qualcuno fa riferimento allo sblocco di certe pratiche burocratiche legate a una casa, legato a uno spostamento, legate a un trasferimento anche. Allora, un'apertura, poi abbiamo rallentare, possibilità, wow, e il completamento. È come se vi dicessero che in questo periodo arriverà un'apertura, arriverà qualche possibilità. Io la sento più un'apertura a livello cerebrale, cioè il poter capire. Ad un certo punto questa apertura vi darà la possibilità di fare come vi posso dire, scalare le marce e rallentare un attimo, perché se si va troppo veloce, ragazzi, non si ha la possibilità di vedere il paesaggio intorno. Mentre quando si va piano ci si può guardare intorno e rendersi conto di tutte le possibilità che si hanno davanti a sé e da lì raggiungere il completamento. Questa è la carta del mondo, eh? Quindi si chiude un ciclo in questo dicembre, ragazzi. Wow, bellissima lettura, devo dire, anche se con qualche nota di sofferenza o di tristezza, però ricordatevi sempre che siamo noi che decidiamo come vivere le emozioni. Se decidiamo di rimanere nella tristezza una settimana, è responsabilità nostra. Ok, siamo noi che, scusate, che dobbiamo fare quello switch a livello vibrazionale, mettere musica allegra, cercare di stare con gente allegra, uscire invece di crogiolarci nel vittimismo. Cioè, vivere il lutto, vivere il dolore va bene, ma non bisogna poi sedersi in questo lutto, ok? Bisogna poi avere la capacità di reagire. Andiamo a vedere
come dire, non bisogna aspettare che sia qualcun altro a tirarci fuori dalla situazione, perché così si crea dipendenza emotiva. Ok. Guardate, questa carta vi dice che le vostre esperienze esteriori sono un riflesso della vostra condizione interiore. Qui vedo l'eremita. C'è bisogno di fare un lavoro di introspezione, ragazzi, di comprensione. È come se avessi bisogno di cercare dentro voi stessi la vostra solidità, la vostra forza. E qui ce l'avevate anche la forza, eh? Va bene ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Se comunque la lettura vi è stata utile, potete farmelo sapere con un like e eventualmente se avete piacere potete condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!